amici, bentornati nel mio canale. Nuovo video, nuova destinazione. Oggi ritorniamo nel territorio di Aidone per visitare un posto molto suggestivo e da pochi conosciuto. Andiamo! Ci troviamo in Contrada Agresti, quasi al centro del triangolo che unisce Aidone, Valguarnera e Raddusa. Il sito è raggiungibile da Aidone percorrendo la strada statale 288 in direzione Catania, dopodiché ci si inoltra nella strada provinciale per Valguarnera. Quello che vedete alle mie spalle è il castello di Pietratagliata, o detto anche Castello dei Gresti. Il castello sorge su un'elevata cresta rocciosa di natura arenitica. L'uomo ha sempre sfruttato la sua posizione strategica, facendone una postazione di controllo e di difesa. Come abbiamo già detto nel precedente video dedicato al castellaccio di Aidone, del quale vi lascio il link su nella i di informazioni, esso costituiva una fortezza di avvistamento per il controllo di un vasto territorio. Un territorio connotato dalle importanti vie di comunicazioni che dalla costa orientale, quindi Catania, Siracusa, Lentini, Naxos, si addentravano verso il centro della Sicilia, dominato da insediamenti quali Morgantina, Enna, Agira. La sua condizione attuale è quella di rudere, ma ben leggibile nelle forme, che sono costituite principalmente da una poderosa torre piena e da una serie di stanze ingrottate. La sua origine non è ben definita. Le prime notizie storiche documentabili risalgono al XIV secolo. La denominazione pietra tagliata, che si riferisce alla presenza degli ambienti tagliati nella roccia, è già testimoniata nei documenti in epoca medievale, quando viene citato il feudo di Fessinia o di Pietra Tagliata. La tradizione popolare lo conosce anche con il nome Castello dei Gresti, probabilmente per la sua vicinanza con il rilievo dei Gresti, sul quale in età greco-romana era sorto un insediamento. Come possiamo vedere da questa pianta, la struttura del castello si estendeva su 4 livelli. Al primo livello, che è anche il più antico, si trovano delle abitazioni rurali e un'ampia grotta con una finestra posta a nord. Al secondo livello, da cui hanno inizio la torre piena e parte della scala, ci sono 2 locali, un ingresso e una sala con finestra delimitata da panchette in muratura. Al terzo livello, invece, si trovano gli ambienti nobili di rappresentanza. Sono presenti 4 stanze scavate nella roccia ed altre in muratura.
Al quarto livello è presente un ambiente che farebbe pensare ad una cappella e ad una cisterna per la raccolta delle acque piovane. La cappella è posta sulle rocce antistanti l'entrata del castello. Oggi sono rimasti intatti solamente i muri perimetrali ed il semplice ma affascinante portalino in pietra locale. Cenno a parte merita la torre. Alta 36 metri, poggia direttamente sulla roccia che sul versante sud ha subito un'imponente opera di taglio, formando così una sorta di scarpatura naturale grazie alla quale la torre scarica il suo peso sul basamento roccioso. Ha una struttura piena, priva di spazi interni. Presenta pareti compatte sottolineate da spigoli costruiti in blocchi di pietra perfettamente squadrati. L'accesso alla terrazza della torre era consentito da una stupenda scala a chiocciola con gradini di basalto. Nel 1300 il castello fu assegnato dalla corona a Prandino Capizzana, pervenne poi ai Gioieni signori di Aidone, passando in seguito a numerosi altri feudatari, tra cui il barone Caprini, che nel 1668 fece incidere su una lastra di marmo posta sull'architrave di una finestra un'epigrafe in latino. Non c'è traccia oggi dell'epigrafe, ma ne conosciamo il testo per opera del Magno. Addio ottimo Massimo o Giovinetto, al quale queste cose appartengono per diritto di Giacomo Caprini, il quale ne è il barone e qui risplende col suo antico stemma di Avanza. Tu godrai non dell'orto delle Speridi, ma dei feudi, del pingue armento di lui e del gregge pascolante. Felice te, o Giovinetto, che ti pasci di aura celeste nella casa del grande eroe, piena di abbondanza. Anno del Signore 1668. L'epigrafe e la posizione solitaria del castello ne hanno fatto l'oggetto di una meravigliosa leggenda. Il cavaliere, che mentre lo superava al galoppo fosse riuscito a leggere e ad interpretare l'epigrafe, avrebbe trovato un ingente tesoro. Secondo alcuni studiosi, alla fine dell'Ottocento, sulla collina sovrastante furono ritrovate parecchie monete d'argento coniate da una zecca di morcantina, serie Sicheliotan, che raffiguravano un cavaliere al galoppo e Zeus. Forse per questi reperti che è nata la leggenda. A pochi chilometri dai ruderi del castello di Pietra Tagliata si trova il lago artificiale Ogliastro. Ed è proprio lì che terminiamo la nostra giornata. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su e non dimenticate di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Al prossimo video, miei cari amici. Ciao!